pronti per effettuare la configurazione della Flight Control Board utilizzando il computer. Ho già installato il software OpenPilot GCS sul mio computer, posso quindi collegare la Flight Control Board alla porta USB ed avviare il Setup Wizard. La prima cosa che ci viene chiesta dal wizard è di effettuare l'upgrade del firmware della control board. Clicchiamo su Upgrade. La control board viene riavviata nella modalità bootloader e in questo modo è possibile caricare un nuovo firmware. Attendiamo ancora qualche istante le ultime attività di riconfigurazione del firmware e tra un attimo la nostra Flight Control Board dovrebbe eseguire l'ultima versione disponibile del firmware. Perfetto, ci viene confermato che è stata aggiornata, procediamo con Next. Verifichiamo che la board è correttamente riconosciuta, OpenPilot Copter Control 3D, proseguiamo con Next. Dobbiamo andare a configurare la nostra ricevente, in questo caso io sto utilizzando una ricevente Turnigi che utilizza il segnale PWM, un cavo per canale, quindi semplicemente premo Next. Devo scegliere il tipo di veicolo, la CC3D è in grado di supportare diverse tipologie, in questo caso noi abbiamo realizzato un multirotor. E qui andiamo a scegliere il tipo di configurazione. Come vedete potrei andare a variare la forma del mio multicottero, in questo caso quello che noi abbiamo realizzato è la variante più comune, che è quella di Quadricopter X. Molto importante tenere presente la numerazione dei motori, quindi i motori si numerano da quello in alto a sinistra proseguendo poi in senso orario e verificare a schermo la rotazione che i motori dovranno avere. Andremo poi a configurarla. Dobbiamo poi indicare alla Flight Control Board quale tipo di ESC noi abbiamo utilizzato. Abbiamo acquistato degli ESC che eseguono il firmware Simon Key e quindi scegliamo Rapid ESC. Perfetto. A questo punto ci dice che la configurazione iniziale è stata fatta. Proseguiamo. Ci viene chiesto di lasciare il quadricottero in posizione orizzontale in modo da fare la calibrazione dei sensori. Clicchiamo Calculate. Perfetto, la calibrazione è stata fatta. A questo punto ci viene chiesto di fare la calibrazione degli endpoint degli SC. Naturalmente non abbiamo le eliche collegate ai motori. Dobbiamo andare a collegare i vari SC alla Flight Control Board secondo la numerazione, quindi il primo sarà questo, il secondo sarà questo, il terzo sarà questo e il quarto infine sarà questo. Tutti i collegamenti richiedono che a destra sia lasciato il segnale della massa, mentre a sinistra il segnale proveniente di controllo. Non abbiamo collegato la batteria, dobbiamo andare a confermare che abbiamo rimosso i propeller, il veicolo non è alimentato
e abbiamo letto tutte le istruzioni. Dobbiamo anche preparare la batteria, ci verrà chiesto in un secondo tempo di collegarla. E siamo pronti per effettuare la calibrazione. Start. A questo punto ci viene chiesto di collegare la batteria. Fatto. Stop. Perfetto. A questo punto disconnettiamo la batteria. Ecco che gli SC sono stati correttamente configurati. A questo punto dobbiamo andare a verificare l'output. Andiamo a cliccare Start e andiamo ad aumentare lo slider finché il motore inizia a muoversi. Dobbiamo ricollegare la batteria, ho dimenticato. Possiamo quindi andare a verificare con Start. Perfetto, questo è il primo valore in cui il motore inizia a muoversi. Dobbiamo fare la medesima calibrazione per gli altri 4 motori e soprattutto verificare che il senso di rotazione corretto, il senso di rotazione di ogni motore sia corretto. Una volta terminata questa calibrazione saremo pronti per un'eventuale configurazione avanzata. Vi mostro cosa fare se un motore non gira nel senso corretto rispetto a quello visualizzato sul computer. Come vedete, questo motore ha un senso di rotazione orario, mentre dal computer dovrebbe girare in senso antiorario. Quello che vado a fare è invertire, quindi togliere i collegamenti, invertire 2 dei 3 fili che vanno dall'SC al motore. In questo caso vado ad invertire questo filo con questo. Ecco che il motore ora gira nel senso giusto.